Ore 6:45 di un sabato mattina. Siamo in partenza. Dove andiamo, Ambra? All'isola d'Elba. Che bello, sono un po' emozionato perché sono circa 11 anni che non ci vado, nonostante sia vicinissima, è l'isola più grande qui in Toscana, però è veramente tanto che non vado, e però non ci andiamo proprio così perché abbiamo detto andiamo all'isola d'Elba. Cogliamo l'occasione perché oggi è sabato, domani abbiamo un matrimonio. Quindi facciamo un giorno in più, così spero di avere tempo anche di fare qualche cosa di piacevole, o mare, o una passeggiatina in, insomma, quella poca montagna che c'è, o vediamo un po'. Speriamo di portarvi con noi per un po' di sport. Sì, decisamente. Buon viaggio, Ambra. Grazie, spero di non addormentarmi subito. Ecco, subito, hai fatto bene a specificarlo, perché addormentarti ti addormenti sicuro. Non so se si vede dalla faccia la stanchezza della sveglia alle 5:30. Allora, mi correggo, non buon viaggio, ma buonanotte. Siamo all'Elba, tutto a posto per ora, l'hotel è magnifico, siamo stati nel pomeriggio a fare 2 passi intorno, poi siamo stati in piscina e sul mare, e adesso dove si va, Ambra? Si va a una lezione di body balance, che è una combinazione di Vinyasa Yoga e Pilates. Bene, allora buon divertimento! Grazie, dai, è stata una bella sorpresa che ci fosse questa cosa da fare. Insomma, non vedevamo l'ora, non potevamo stare fermi un giorno, Infatti, sinceramente. no, Dai. se no troppo relax, Dai. bisogna muoversi un po'. Stendo bene le gambe, cambio incrocio e comincio a attivare gli addominali, ossia cerco di 2, 3, inspiro, e spingo bene il movimento, non spingi in avanti, inspiro grande e S e lascio morbido, porto la gamba destra e piano piano vado in primo guerriero, porto sulle talloni e ritrovo la via colonnitaria e spingo bene la nelle spalle e apro bene, sostengo gli addominali quanto e cerco di aprire bene le spalle, rilasso il viso e apro bene il petto, quindi faccio pressione sul ginocchio e apro le ginocchia sul pavimento e apro, sollevo bene le bacine, rimango S e l'ultimo. Mattina della domenica, giorno del matrimonio. Ho fatto una bella dormita. Nel frattempo Ambra si è svegliata presto, vabbè, presto come me, si è fatta una corsetta più o meno in riva al mare. Tra l'altro, apro una parentesi. Allora, Stai registrando? dove sei stata? Ho fatto un giretto qui intorno all'albergo, poi sono andata un po' lassù. Lassù, bene, Sì. perfetto, Sì, esattissimo. volevo arrivare alla villa romana, però non ci si arrivava, bisognava andare dietro, insomma, una proprietà privata. E poi ho provato a fare quel molo dove si era passati ieri, però praticamente erano tutte bagnate le pietre. Ah, E quindi si scivolava, allora Ah. non ci sono passata, sono tornata indietro, c'era uno che pescava. E poi era tanto caldo, sono sudatissima. sì, lo vedo, sì, Ho fatto infatti. solo 8 km. No, secondo me hai fatto un bagno e hai fatto finta di andare a No, non è correre. vero, guarda, cioè comunque sono abbastanza asciutta per un bagno. Però è stato carino. Bene, allora buona doccia. Grazie, Anzi, stretching. prima stretching. Stretching ci vuole, sì, Sì. sì. Parentesi chiusa. Io invece mi faccio ora 2 passi qui intorno all'hotel. Vedo cosa c'è, vedo di fare qualche foto. Faccio una passeggiatina per smaltire la colazione. E poi dopo doccetta e poi ci vestiamo e andiamo al matrimonio. E ora dopo una bella corsetta lungomare
ci facciamo una colazione qui in hotel, visto che poi avremo un matrimonio e si mangerà abbastanza tardi, quindi è meglio rifocillarci un po'. Cioè Daniele ha già mangiato, naturalmente non mi ha aspettato. Vedrai, cioè, che ore sono? Ora 9:30, io avevo fame già 2 ore fa, quindi... Lo so, vabbè, a me non è venuta fame, quindi però ci mangiamo qualcosina. Qualcosina di salutare. Sì, esatto, frutta e un po' di panini, marmellata, tè, eccetera. Ambra, ma che ci va vestita così elegante? Siamo ad un matrimonio, sempre all'Isola d'Elba. No, come? Non stiamo facendo trekking oggi? No, purtroppo no. Sì, ogni tanto non facciamo sport. Sì, siamo a questo matrimonio, appena fatta la cerimonia a Rio nell'Elba, che è un paesino molto carino, arroccato su una delle colline, montagnette dell'Isola d'Elba. Adesso ci siamo trasferiti a Porto Azzurro, che è vicino, e siamo al ristorante. Ora siamo in attesa degli sposi e tra un po' arriveranno e così cominceranno ad arrivare le tante portate del menù. Speriamo di farcela a mangiare. Credo che finiremo di mangiare verso quasi all'ora di cena ormai. Sono già le 2:30. Qui al sole è un po' caldino ora, infatti rientriamo. Dopo il matrimonio, 2 passi nel centro storico di Portoferraio. Siamo nel centro di Portoferraio, precisamente al porto, e cioè lui sta mangiando una granita dopo una giornata molto calda. Io mi sono fatta una bella centrifuga con il ghiaccio perché ho una sete inestinguibile stasera. Sì, abbiamo un sacco di sete, sì. Comunque oggi è giornata molto calda perché, come avete visto quando sono tornata dalla corsa stamani, ero un bagno di sudore e sono stata alle 7:30 di mattina, quindi comunque era già caldo di mattina presto. Sì, da noi non è così. Quindi domani vediamo se fare una piccolissima escursione qui all'Isola d'Elba. Guardiamo un po', dobbiamo organizzarci. Allora ci organizziamo, vediamo cosa fare domani. Sì. Per domattina abbiamo in mente un qualcosa di abbastanza singolare, però tra pochi minuti nel video, forse anche meno di qualche minuto, lo vedrete. Sì. Dai, continuiamo la nostra passeggiatina nel porto e stasera andiamo a letto presto. Sì, per fare quello che faremo domani. Sì, sono davvero le 4:47, 4:48 di mattina e vi facciamo vedere fuori alla finestra e non c'è tutta questa luce, vero? Partiamo, Ambra? Andiamo, vai. Sveglissimi, vero? Oddio, modalità zombie. Buongiorno dalla spiaggia di Lacona, sono le 5:15 di mattina. Siamo venuti qui a fare questa piccola pazzia, volevamo provare a farci una corsetta all'alba sulla spiaggia.
Scusate le facce un po' assonnate, ma non è che abbiamo dormito granché. Vabbè, penso sia comprensibile, ci siamo svegliati alle 4:30. Sì. Ora siamo contenti di non essere arrivati tardi perché ancora l'alba non c'è stata, quindi aspettiamo un pochino, ci facciamo un po' di riscaldamento perché è fresco. E... Davvero, non pensavo fosse così freddo. Ambra, sei pronta? Sì, te? Sì, prontissimo! Sì, alla grande! Dai, corsetta, dai, corriamo! Giro intorno all'Elba allora? Vai, ci sto! Quanti chilometri? Non lo so. Vai. Si parte! Allora, mai provata questa cosa strana? No, allora le corse all'alba le organizzano dalle parti nostre, però io ho sempre avuto troppo sonno per andarci. Perché mannaggia, ma l'alba è proprio presto d'estate. Andrebbero fatte d'inverno le corse all'alba. Sì, certo, una goduria. Vabbè. Però almeno dormi un po' di più. Sì. Non ti svegli alle 4:30. Sì, che noi ci si sveglia anche presto, ma insomma non alle 4:30. No, di solito no. Comunque l'atmosfera è davvero particolare. Sì. Spiaggia senza nessuno, non c'è ancora il sole, c'è una luce veramente insolita. Poi qui è una spiaggettina davvero carina, c'è un golfetto, siamo a, non so se l'abbiamo già detto, siamo a Lacona e davanti a noi si vede nel mare l'isola di Montecristo, che ha un profilo particolare, e poi forse si dovrebbe vedere anche Pianosa, però non ancora perché c'è poca luce, e poi Pianosa è bassa, quindi ci sta anche proprio di non vederla. Invece Montecristo è una montagnetta. Allora Ambra, dai, abbiamo già fatto un 20-21 km credo. Non lo diciamo quanto abbiamo fatto perché No, facciamo ridere i no, gabbiani. No, questo è un fake, niente 20-21 km. No, la spiaggia sarà lunga credo non più di 1 chilometro, quindi... Dai, allora 20 volte avanti e indietro, siamo a forse posto. ce la facciamo. Sì. Tanto Qui colazione. cosa c'è? Un po' di sassi vari. Sì, tutte le scuse sono buone per fermarsi. Sì. Guarda la sabbia! Oh, la sabbia! Quanta sabbia! Ah, comunque, ora magari ve lo faccio vedere. Stiamo correndo scalzi, sulla sabbia. Bellissima, sensazione davvero di contatto con la natura, piacevolissima. Sì, è l'unica volta in cui Daniele vuole venire a correre, quindi... cioè... Approfittiamo, Sì. Allora, com'è andata questa corsetta? Corsetta, ma si è fatto il giro dell'Elba. Sì, in 5 minuti. 5 minuti. Sì. Velocissimi, flash. Corsetta è andata bene, vero, fantastico. Continua a non esserci nessuno, anche perché sono le 6:10, quindi non è proprio orario classico di venire al mare. Che fai, sbadigli, Ambra? No, era per provare, sono davvero le 6. Ah, vabbè, perché l'ho detto, allora ho detto, no, ma è Esatto. presto, allora sbadigliamo. Sì. Comunque dai, corsetta simpatica. Ora faccio un leggero stretching perché anche se corro pochissimo ne ho bisogno, perché non corro mai, quindi è meglio se mi allungo un po', sennò domani mi fa male qualcosa. Comunque sì, è stato bello venire a fare una corsa così a un orario Improponibile. Veramente E il improponibile. portiere ci ha visto e ha detto: ma che fate? Partite di già? No, torniamo fra poco. Sì, si va a vedere l'alba, gli abbiamo Sì. detto. E poi lui ci ha detto buona giornata. Ho detto no, ma guarda, si ritorna fra un paio d'ore o meno, ci risiamo.
Comunque stavo pensando che si poteva dormire anche un po' di più, perché ancora da qui l'alba non si è vista. L'hai detto te che bisognava svegliarsi alle 4:30, io mi sono fidata, ho detto va Perché bene. dal lato dove sta sorgendo il sole c'è un bel poggio, una bella montagnetta, e quindi insomma il sole a salire un po' ci vuole. Bisognava andare di là allora. Lo so, ma di là non c'era la sabbia, c'erano i sassi, volevi correre ok. sui sassi, ancora purtroppo non siamo in grado di correre sui sassi con le scalzi, scarpe. con le scarpe. Sì. Allora dai, che si fa? Si ritorna a letto, ora guardiamo, dai. Va, quasi quasi. E poi dopo proseguiamo la giornata, dovremo fare una passeggiatina. State Sì. con noi. Ora siamo all'Enfola, facciamo una passeggiatina per arrivare in cima a questo piccolo monte che è alto quanti metri? Sui 130 metri, quindi quindi piccolino. una collina. C'è una piccola spiaggetta con un mare molto bello, quindi dopo aver fatto questa piccola escursione sicuramente ci faremo un tuffetto. Direi di sì, sì. Anche perché la giornata è calda, come potete intuire, perché Daniele oggi si è vestito leggero, infatti. Sono vestito leggero come sempre per ripararmi dal sole. Ambra avrà tanto caldo, che è molto spogliata, io invece sono vestito e starò bene. E te sei brasiliano. Sì, sono proprio brasiliano, sì, infatti. Comunque molto carino questo posto, perché tra questo monte e il resto dell'isola d'Elba c'è una finissima lingua di terra, e quindi c'è il mare a destra e a sinistra, e questa lingua di terra qui sotto sembra larga più o meno 30 metri, insomma, quindi molto piccola, veramente particolare. Poi credo che da sopra si riesca a vedere bene, quindi dopo magari faccio un'inquadratura. Dai, facciamoci questa salitina corta, tutta a tornanti, in mezzo a questa macchia mediterranea. Vedremo cosa si vede da lassù. Oh, che differenza di temperatura! Sì. Ma sei sicuro che si sfugge? Secondo me no. Non lo so, se poi non si sbuca si tornerà indietro e si fa l'altro sentierino che abbiamo visto. Mi sa. No, mi sa che qui è tutto buio. Sì. Piccolo cieco. Ora arriva un mostro di qua, Grazie di mettermi a mio agio così. E invece Ambra, vedi che non era finita la galleria. Vero, sì. È bastato aspettare un pochino, gli occhi si sono abituati all'oscurità, abbiamo acceso le luci del cellulare e abbiamo visto che c'era un po' di luce in fondo, e c'è un'altra galleria che esce. Come mai ci sono queste gallerie? Vi starete chiedendo voi. Queste abbiamo letto che sono delle gallerie scavate durante la seconda guerra mondiale a scopo appunto militare, e adesso poi continuando per questa escursione dovremo trovarne altre. Poi ho letto che ci sono un po' di spazi dove mettevano i cannoni, poi abbiamo già visto dei fabbricati comunque sempre della stessa epoca, dove probabilmente ci dormivano le guardie. E adesso sentierino più stretto, speriamo sia quello giusto. Comunque Sì, dai. lo scopriremo. Altra galleria, questa proprio scende giù in discesa, magari non si vede, con delle scale, e qua c'è un bivio, destra o sinistra? Ah, sbuca! Sì, sbuca anche questa, sì, qua c'è, sembra, cioè, vari cunicoli, di qua, di là. Vediamo dove mettiamo i piedi. mostro dell'Elba. Sì, infatti, sì, qui finisce, qua c'è una stanza e finisce, ok, andiamo di là. Sì, probabilmente risbuca nel sentiero dove eravamo. Ah sì, come prima. Vedi, sembra. No. No? Ah, no, sì, ok. Sì, dai. Qui. Ah, questo è lo spazio dove mettevano i cannoni. Questo qui. Sì, Questo è il sentiero, sì, è il questo, è sentiero, questo. continua di Sì, là. sì.
È bello. Ambra, in 2 parole, com'è qui? Mozzafiato. Mozzafiato, bravo. È una parola sola, una parola scusa. sola, dai. Mozzafiato e azzurro. Azzurro. Io posso aggiungere caldo. Caldo, sì. Anche perché è quasi mezzogiorno. Sì. Però è stato bello arrivare fino a qua. Un po' faticoso alla fine. C'era un sentiero abbastanza tecnico in discesa, siamo andati piano piano, però dai, ne è valsa la pena. Sì. Davvero fantastico qua. Poi c'è un panorama, si vede anche la terraferma di là, adesso forse non si vedrà, un cielo bellissimo, e poi si vede una bella parte dell'isola d'Elba. Dalla parte di qua c'è il Monte Capanne, appunto è più di 1000 metri, si vede tantissimo mare. Poi più avanti si vede la Corsica, un po' nella foschia. E questo è qui si chiama Capo d'Enfola perché è la punta più avanzata di questa piccola penisola. Ci facciamo una piccola sosta e poi torniamo indietro e vediamo di trovare un posticino ombreggiato dove mangiare. Vi facciamo vedere sulla mappa dove siamo stati. Ieri siamo arrivati a Portoferraio, poi il nostro hotel è per qui, dove ci sono anche le terme. Qui è dove ho corso ieri, infatti. Poi il matrimonio è stato a Rio nell'Elba, qua. Il ristorante era a Porto Azzurro. E poi stamani siamo stati qui alla spiaggia di Lacona, che si chiama Spiaggia Grande. Spiaggia Grande. Stamani alle 5:15 eravamo lì. Sì. E ora dove siamo? E ora siamo qua, Capo d'Enfola. Bene, poi stasera torniamo a Portoferraio e riprendiamo il traghetto. Sì, quindi c'è ancora tanto da esplorare. Sì, c'è molto da esplorare ancora. Com'è andato il pranzo, Ambra? Che hai mangiato? Ho mangiato un po' di frutta fresca e fichi secchi. Ci voleva un po' di frutta e insomma roba fresca e acquosa, perché comunque ora è l'1:30 e è una bella giornata calda di fine giugno, quindi Sì, la frutta ci sta veramente bene. va bene, facile da mangiare, da preparare. Sì. Anche nessuna preparazione. Sì. Presa stamane da un fruttivendolo lungo la strada. Ora la strada è più comoda, c'è il sentierino che avevamo fatto prima per salire, quindi ora possiamo parlare tranquilli. Posso un attimo riposarmi? È stato impegnativo per Ambra questo pochino, sì. sentiero. Dalla parte di là vi abbiamo fatto vedere qualche pezzetto, c'erano un sacco di rocce sporgenti, oppure era ripido, stretto, poi anche la sede del sentiero era un po' inclinata verso il lato, quindi ci voleva attenzione. Sì, non sono una ragazza di montagna. Sei una ragazza da piscina. No dai, no neanche. Sono una ragazza da collina, nelle colline ci sto bene. Sì. Quindi ora ci stiamo incamminando verso la spiaggia per farci un meritato bagno dopo questa sudata. E mi raccomando, se siete stati bene in nostra compagnia, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina di notifica per non perdere tutti i prossimi video e tutte le nostre avventure, perché abbiamo tante idee, non è vero? Sì. Abbiamo in mente di fare un po' di cosette, qualche cavolata, qualche pazzia, qualcosa di più serio, insomma. C'è tutta l'estate davanti, speriamo di godercela al meglio e di farvi trascorrere anche a voi qualche piacevole momento. Intanto fra poco ci tuffiamo e vediamo se riusciamo a scorgere qualche pesce. Speriamo non qualche moreno. Vabbè, dipende, se non ci attacca va bene, ma non credo che le morene si faranno avvicinare da noi, che abbiamo solo maschere a boccaglio e basta. Forse bisogna andare un pochino più in profondità, credo, Poi scriveteci nei commenti dove si trovano le morene, a che profondità o in che acque. Comunque insomma queste acque sono invitanti. Sì, molto invitanti, sì, viste dall'alto c'erano degli scorci con un azzurrino chiaro veramente
Carino. Dai, dai, andiamo in giù e ci tuffiamo. Che dici, Ambra? È bello qui! L'acqua è trasparente, ci sono un po' di pesci. Facciamo un po' di nuotatine. Sì. Sì, l'acqua è davvero cristallina più o meno, insomma, per quello che ho visto finora mi accontento alla grande. Ora comincio ad avere un po' di fresco comunque, mi sa che tra pochino Sì, esco. perché senza muta non si riesce a stare tanto nell'acqua. Comunque, insomma, ci voleva dopo l'escursione in salita di stamani. Con questo caldo di oggi, un bel bagno fresco, Sì, quest'acqua pulita. sì. Poi ci sono i sassi sulla spiaggia, quindi niente sabbia attaccata, come piace a me. E tra pochino ci prepariamo per andare, perché c'è da andare a prendere il traghetto. Che triste. Dai, ogni vacanza finisce. Si sta una favola comunque. Stupendo. Fa piacere che ti sia piaciuto il posto che ho scelto per venire a fare trekking e bagno. Sì, sei stato bravo, complimenti. Daniele, ci siamo. Stiamo sbarcando sulla terraferma, è finita la vacanza purtroppo. Eh sì, è stata bella, breve, però comunque abbiamo fatto attività diverse, escursioni, nuotate, Matrimonio, vestiti eleganti. matrimonio, corse Sì. a orari improponibili. Sì, è vero. È stato breve ma intensa, sì. Comunque ci dobbiamo assolutamente tornare perché c'è talmente tanto da vedere, da fare, tanti sport diversi da praticare, bellissimi posti da visitare, c'è veramente un sacco all'Isola d'Elba, quindi ci torneremo senz'altro e dobbiamo organizzarci per quando. La natura è veramente selvaggia, ci sono tantissimi boschi, colline, Montagne. montagne, sì. Anche impervi, anche dei bei rilievi ripidi, quindi è tutto ciò che piace a noi. Ora usciamo dal traghetto, carichiamo mia mamma che ci ha aspettato, è uscita da fuori, e poi torniamo verso la nostra Valdelsa. Ciao! Alla prossima avventura, continuate a seguirci anche sui nostri social, Instagram e Facebook. Ciao ciao!